Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di marzo 2023. Abbiamo la carta della Luna, amici della Vergine, periodo probabilmente nostalgico. La luna è sempre riferita a qualche emozione un po' malinconica che ritorna dal passato, potrebbe essere, diciamo così, qualche fantasma. È anche una carta che è collegata ai sogni, i sogni quelli fatti ad occhi chiusi e anche al mondo della femminilità. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non riuscite ad adattare proprio niente alla vostra realtà, oppure se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, il link al corso gratuito di tarocchi e il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Allora partiamo con un 3 di bastoni al contrario, un 8 di bastoni, il re di spade, un 9 di pentacoli, un 8 di pentacoli al contrario, di nuovo la carta della luna e abbiamo la torre e la forza. Wow! Allora, il 3 di bastone al contrario mi dice che siete in una fase di implosione, cioè la fase di esplosione e la fase di implosione. Quella di implosione è quella dove ci si contrae, no? Ehm, Vi ricordo che la luna fa anche riferimento molte volte ai sentimenti di paura e quello che fa la paura è proprio contrarre. Ho la sensazione però che con questo 8 di bastoni arriveranno come delle notizie. Potrebbe anche essere una persona in arrivo. Guardate, il 3 di bastoni parla anche di viaggi. Adesso poi andiamo a vederlo meglio con i mini tarocchi, però potrebbe essere una persona in arrivo o potrebbe essere una notizia riguardo a qualcuno in arrivo. E potrebbe essere qualcuno di lontano, sia come distanza fisica sia come distanza temporale. Abbiamo poi anche un re di spade, potrebbe essere la vostra persona di interesse, o potrebbe anche essere un padre per qualcuno. Io vi ricordo sempre che le stese sugli affetti sono in generale, quindi affetti familiari, amicizie. Ho come la sensazione però che con questo 9 di pentacoli, 8 di pentacoli, qualcuno qui abbia ehm, una certa esigenza di diventare più autonomi, più indipendenti. È come se ci fosse un sogno da realizzare, appunto abbiamo di nuovo la luna, ma allo stesso modo c'è un po' di paura per rompere gli schemi mentali vecchi e prendere il coraggio a due mani per effettuare una scelta per voi. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Spiegatemi il 3 di bastone al contrario. Abbiamo un 3 di spade e il sole. Mm. Allora, per qualcuno giustamente può essere un rapporto tra genitore e figli, sia nel caso in cui voi siate i figli, sia nel caso in cui voi siate i genitori. Potrebbe far riferimento a un figlio che si stacca dal nido, ipotesi, o potrebbe anche essere per qualcuno una... Mi viene da dire una relazione iniziata in amicizia o proprio un'amicizia, perché con la carta del sole si parla sempre un po' di tutta quella che è la sfera degli amici. Andiamo avanti, vediamo l'otto di bastoni. Abbiamo un re di bastoni al contrario, l'imperatrice, un 4 di pentacoli. Come se riceveste notizie
Sì, su una persona nello specifico. Ehm, o per qualcuno, ragazzi, ho come l'idea che riceviate una notizia, magari da qualche amico, da qualche parente, che in qualche modo vi faccia riappropriare del vostro potere creativo di cui ci parla l'imperatrice. Ricordo che l'imperatrice è anche una carta che parla di gravidanza, di creazione in senso di gestazione proprio. Può anche essere la gestazione di un'idea, ma molte volte è quella di un figlio. Andiamo a vedere il re di spade. Cavaliere di coppe e tre di pentacoli. Ho come la sensazione che qui qualcuno abbia il desiderio di fare un passo avanti all'interno della relazione. Quindi se siete già in coppia potrebbe essere appunto il volere un figlio, o magari andare a convivere. Se non siete ancora in coppia, con questa persona, non avete ancora una coppia fissa, ma è solo magari un'amicizia, ho come la sensazione che qualcuno di voi vuole in qualche modo fare il passo dopo, fare il passo successivo. Ho anche la sensazione per qualcuno che abbiate voglia di dichiararvi. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Mm. Imperatore, imperatrice e fante di coppe. Allora, ragazzi, imperatore, imperatrice. Qui per qualcuno può essere una relazione per destino. Ho come la sensazione che non ci siano le basi, cioè il desiderio di andare oltre c'è, ma è come se mancasse qualche questione di tipo pratico e può essere proprio il lavoro, visto che abbiamo qui l'otto di pentacoli al contrario. È come se o uno dei due non è abbastanza indipendente a livello economico e quindi questo probabilmente un po' frena. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli al contrario. 10 di spade e regina di pentacoli al contrario. È come se fosse... È come se a fine marzo dovesse finire un qualche tipo di questione legata ad un ruolo di dipendenza, che può essere dipendenza. Vi faccio un esempio: se magari avete tanti figli, è più il tempo che passate magari in casa a riordinare, a seguire i bambini, piuttosto che, quindi è un po' come essere dipendenti da loro, piuttosto che magari riuscire a prendervi un'ora al giorno per voi, per fare sport, piuttosto che meditazione. C'è qualche cosa che ha a che vedere con una quotidianità che è un po' stressante. Andiamo a vedere la luna. 5 di spade al contrario, di nuovo 8 di pentacoli. C'è qualcosa anche legato al lavoro, ragazzi, qui. Probabilmente qualcuno non si sente di fare questo passo all'interno della relazione. Vi faccio un'ipotesi: se il passo... Scusate. Inizia la primavera. Se per esempio il fare il passo in più fosse il figlio, è come se qui mancassero delle solide basi, diciamo proprio economiche, per potersi permettere questo passo. Andiamo a vedere la torre. Mago al contrario, morte e asso di bastoni. Sì, ho la sensazione che vi sentiate un po' con le mani legate. Anche perché c'è un 5 di bastone di spade al contrario e quindi parla di conflitti della mente. Ragazzi, quando c'è la torre si parla di una caduta dell'ego e con queste due carte
È come non voler tagliare qualcosa. C'è bisogno di fare un'azione con intenzione per tagliare i rami secchi, per tagliare quello che non serve più, per prendere la decisione che vi serve, per andare avanti. Allora, diciamo che con questo 3 di spade c'è un qualche tipo di sofferenza, o dovuta a un distacco, o dovuta comunque al passato, che potrebbe con questa luna farsi risentire. Eh, Ho la sensazione con questo 8 di bastoni che o veniate a sapere o ci sarà una comunicazione, ehm, probabilmente c'è un movimento a livello di informazione, e ho come la sensazione che questo vi possa proiettare verso quello che è il passo successivo all'interno della relazione, o se siete single e magari avete conosciuto qualcuno all'interno di questa conoscenza, ok? Ehm, Se siete single, ragazzi, ho come la sensazione che qui dobbiate un attimino riprendere in mano il vostro potere femminile, prima di esporvi con qualcun altro. È un po' come se vi dicessero che dovete trovare la vostra stabilità, perché probabilmente il fatto di non avere una stabilità economica, materiale o magari un lavoro fisso o cose di questo genere non vi fa sentire abbastanza sicuri da poter essere voi a fare questa proposta. È un po' come se voi guadagnaste meno dell'altra persona e niente, andare a vivere con questa persona è come un po' chiedere, non dico di mantenervi, però ecco, insomma, visto che l'altro guadagna di più, va un po' da sé che il contributo è di più. Cioè, va da sé, no, non va da sé. Ognuno poi stabilisce le proprie, insomma, dinamiche monetarie, però diciamo che la cosa più giusta sarebbe una percentuale dello stipendio. E qui comunque c'è qualcosa da lasciare indietro, eh? Qualche questione legata o alla quotidianità o il cambiare un lavoro perché comunque la luna, questi sentimenti, queste emozioni legate al passato non vi permettono in un certo senso di andare avanti. Tenete presente che con il mago al contrario, il 5 di spade al contrario, qualcuno qui potrebbe avere la mente un po' offuscata per quello che riguarda certe idee. In effetti da qualche parte c'era anche un fante di spade? No, c'è il fante di coppe. Ok, ragazzi, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte degli angeli. Allora, se siete single, vi dirò, potrebbe essere che entri una persona, non è la persona che voi desiderate, questo ve lo dico, è un'altra persona, è una persona, credo che potrebbe essere una persona legata al cibo, magari nel settore della ristorazione, piuttosto che dell'agricoltura, piuttosto che della nutrizione. È qualcosa comunque legato al settore anche per qualcuno dove voi lavorate. Quindi magari è una persona nuova che conoscerete, diciamo, in un momento legato al lavoro. Ok, allora gli angeli del cuore dicono attrazione. Wow! Attrai amore romantico godendo appieno di questo momento. Ecco, una cosa diciamo che mi viene da dire, vedendo che avete 2 volte la luna, siccome la luna è una carta che parla di sentimenti di tristezza, di malinconia, di paura, sono tutte quelle emozioni che normalmente si nascondono, per quello che si dice che quando c'è la luna c'è qualche cosa di nascosto. Sono in realtà quelle emozioni interne che non si tirano fuori. Però tenete presente che vibrare in queste emozioni suppone una vibrazione bassa. Quindi, se voi volete attrarre l'amore romantico, dovete alzare la vibrazione, iniziando a fare, a formulare proprio pensieri positivi, in modo che il vostro campo energetico aumenti la vibrazione, ok? Vi do ancora un koan, una frase zen su cui meditare. Immerso nell'acqua, allunghi le mani
per bere. E anche qui la luna si specchia nell'acqua. Quindi tecnicamente è un po' come se vi dicessero non ti rendi conto di quello che già hai, non ti rendi conto che quello che vuoi ce l'hai già, sei già immerso in quello di cui tu hai bisogno. Cari amici della Vergine, fatemi sapere che cosa ne pensate e come vi risuona la lettura. Se vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che continuano a supportare il canale. Io vi auguro ogni bene, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!